Viaggiavo per lavoro, quindi ho sempre avuto una vita di persona estremamente indipendente. Ero la persona che poteva prendere la macchina dalla Svezia, attraversarsi l'Europa da sola. Tutto cominciò una notte, mi ricordo anche precisamente il giorno, la notte tra il 9 e il 10 ottobre del 2016. Io avevo avuto un periodo di stanchezza nei mesi precedenti. Una stanchezza estrema, una stanchezza strana, una stanchezza che era talmente forte, certe volte non riuscivo a alzarmi dal letto, mi sarei messa a piangere da quanto ero stanca, da questo senso di sfinimento, però non ci avevo fatto caso più di tanto. E quella notte invece mi sono svegliata con questo dolore alle gambe e alle braccia, un dolore perfettamente simmetrico e bilaterale. Ed era stranissimo perché io non avevo mai avuto un dolore di questo tipo. Io sentivo delle strane sensazioni, nei piedi soprattutto, nelle mani, mi sembrava di camminare sulla sabbia. Questo strano formicolio alle mani, i muscoli che tremavano continuamente. Io avevo passato delle notti a tremare nel letto e non riuscivo a capire perché. Mi ha detto, lei potrebbe avere la fibromialgia, così. E mi ha prescritto degli antidepressivi. Io sono andata a casa con queste pastiglie e ho pensato, ma io non sono depressa. Poi sono spaventata perché non so esattamente che cosa sta capitando. Mi fa, ma io non posso darle nulla contro il dolore, deve tornare al pronto soccorso. E lì sono esplosa, ho cominciato a piangere, ho cominciato a urlare, ho cominciato non ce la facevo più, non sapevo più che cosa fare e per tutta risposta mi hanno mandato al pronto soccorso psichiatrico. Il sintomo neurologico ormai era molto evidente, quindi io progressivamente ho perso la capacità di muovere i piedi, non riuscivo più a tirarmi su dalle sedie, non riuscivo più a fare i gradini. E allora lì ho detto, ok, basta, adesso torno a casa. Nel giro di 48 ore avevo dato un nome a quello che mi stava succedendo e c'era già anche la prospettiva di una terapia. Mai stata in ospedale prima in vita mia. Io ero felice. Mi veniva da sorridere anche al soffitto, ero lì sdraiata e sorridevo, beata, felice perché dicevo, beh, finalmente so che cos'ho. Poi è stato un recupero continuo, lento, a volte miracoloso. Io dico che questa malattia a volte ha di questi momenti miracolo. Perché capita magari di non riuscire a fare un movimento, di non riuscire ad alzare un dito perché ti sembra di alzare un blocco di marmo e il giorno dopo lo fai.
ho recuperato, mi sento di dire quasi tutto, nel senso che ho dei limiti ancora, una parte dei miei limiti sono permanenti, però la mia vita è quasi tornata a quella che era. Non è che io voglio per forza pensare o rimpiangere quello che era prima, quello che oggi non posso più fare. Pazienza, quello che oggi non posso più fare. Oggi faccio altro, oggi ho una visione che non avrei se non fossi passata attraverso questo. Quindi va bene così, alla fine il conto torna. Quando ti dicono che hai una malattia rara, questo ti cambia qualcosa, è come un interruttore che scatta, perché improvvisamente ti senti molto solo. È come se il resto del mondo si allontanasse, come se ti si creasse una bolla attorno. Poi cominci a pensare, raro, ma quanto raro? Cosa significa raro? E poi questo fatto ma raro non può toccare a me. Non sono io, non può essere una malattia rara. Io sono una persona normale, non possono succedere a me queste cose. E invece tocca. Quindi è raro fin quando non tocca a te. 2 settimane fa c'era una persona, quindi siamo andati a trovarla. Perché questo fatto di trovare qualcuno che ha la tua stessa malattia è molto importante.